Ciao a tutti! Se avete visto alcuni degli altri nostri video, forse vi sarete accorti che cerchiamo sempre di presentare dei posti che crediamo siano meritevoli di essere visitati. Questa volta però è diverso, perché importante è anche il come siamo arrivati a Settimo Vittone. E la risposta a questa domanda è completamente per caso. Quello che state per vedere è una cronaca di avvenimenti avvenuti del tutto a caso. Ritornando dalla Svizzera, abbiamo prenotato una stanza in un bed and breakfast per il semplice fatto che il nome Ospitalità del Castello ci ispirava. È un bel nome, no? Certo, ma ci deve essere stato un momento in cui una vocina nel nostro cervello ci ha chiesto: Senti, ma che castello sarebbe se sulla mappa non c'è? però noi siamo nerd e se ascoltassimo tutte le voci che abbiamo in testa non faremmo nient'altro tutto il giorno. Quindi l'abbiamo ignorata. Poi, in una sera buia e tempestosa, siamo arrivati in questo posto, ma era tardi e noi avevamo in testa un pensiero fisso. Quali sono i piatti tipici di questa zona? Quando dopo la cena siamo tornati nella nostra camera, sazi e felici, abbiamo scoperto un'altra cosa particolare. Dalla finestra potevamo vedere una graziosa piccola pieve illuminata, proprio a 2 passi da noi. Teo l'ha subito filmata perché era suggestiva, ma a quel punto eravamo morti in piedi e ci siamo addormentati. Ed è stato solo il mattino dopo che abbiamo conosciuto il proprietario del B&B e ci ha spiegato l'arcano. Moreno si è rivelato una persona davvero disponibile e gentile. E sì, lo sappiamo che a questo punto sembra che abbiamo fatto questo video per fargli pubblicità, ma vi giuro che non è così. Comunque, a colazione Moreno ci ha raccontato la storia di questo posto e ora noi la vogliamo raccontare a voi. Per cominciare, abbiamo capito che nel vecchio castello di Settimo Vittone c'eravamo già, in quanto il bed and breakfast è stato costruito su quello che ne rimane. E la pieve che potevamo vedere dalla finestra altro non era che il complesso monumentale di Settimo Vittone, che a suo tempo il solito Alfredo D'Andrage, che abbiamo già nominato nel video sul vicino castello di Fenis, aveva segnalato come posto di interesse nazionale. L'Alfredo ne sapeva a pacchi, ma noi invece siamo ignoranti come una scarpa e non ne sapevamo niente. È per questo che siamo curiosi e ci piace viaggiare, per scoprire sempre cose nuove e interessanti, proprio come in questo caso. E infatti adesso conosciamo la storia dell'Ansgarda. Ansgarda era nata in Borgogna, intorno all'800, quello senza il 1000 davanti, e a 36 anni era ancora zitella, una cosa ben strana per il tempo. Alcuni dicono che è perché stava in convento, ma secondo me non è vero. Era una leopardona della peggior specie, di quelle a cui piace la carne giovane, e infatti si accalappiò in Luigi che aveva solo 16 anni. Il padre di Luigi non era mica tanto convinto di questa accoppiata, più che altro perché pensava che quel disgraziato di suo figlio l'avesse davvero rapita in un convento. Se anche era in convento, secondo me quella lì si era strappata financo le mutande leopardate e gliele aveva tirate dalla finestra della cella pur di attirare l'attenzione del manzo di 16 anni. Comunque si sposarono e fecero 5 figli in rapida successione, il che era un bene, visto che il Luigi, nel frattempo, era diventato re dei Franchi e gli eredi gli facevano comodo. Peccato che a quel punto si rese conto che la leopardona non stava mica ringiovanendo. Così la sostituì col modello più giovane, l'Adele. Io non posso dire niente su questa scelta. L'Adele era tirolese e io me la immagino con un abito da cameriera tipo Oktoberfest, col davanzale in evidenza. Tu non direi niente, ma l'Ansgarda invece di cose da dire ne aveva parecchie, tipo che voleva che i suoi figli avessero comunque la precedenza nella successione al trono. Il Papa diede ragione all'Ansgarda e i suoi figli salirono al trono insieme, ma poi morirono senza eredi
e a quel punto i figli dell'Adele ereditarono tutto. Pari e patta, insomma. Ma quello che ci interessa davvero è: dove è andata a vivere l'Ansgarda una volta che il Toy Boy l'ha mollata? Di preciso nessuno lo sa, perché pare sia stata geolocalizzata sui social in molti posti diversi in giro per il Fu impero. Una delle teorie sostiene che si sia stabilita nei territori di Ivrea, precisamente qui, a Settimo Vittone. Da queste parti la descrivono come una pia donna, dedita alla Chiesa e alle opere di carità. Tanto che si dice che sia stato su suo suggerimento che fu aperto l'ospitale per i pellegrini, che oggi è diventato un ristorante, la Corona Grossa. Oh, sarà. Ma sai come si dice? La leopardona perde il pelo ma non il vizio. Comunque, mentre Moreno ci faceva da cicerone, ci ha fatto notare che sulla pieve c'è una targa che lascia intendere che l'Ansgarda sia sepolta qui. Però questo non è il solo posto indicato come sepoltura della ex regina Leoparda, quindi la certezza non ce l'abbiamo. All'interno della pieve, però, sono in corso degli scavi archeologici e con un po' di fortuna magari verranno alla luce nuove informazioni. Ci sono delle cose che mi piacciono. Il tuo cappello nuovo, molto serpeverde. Il gatto fuori dal campo che voi non vedete ma è lì. E poi mi è piaciuto visitare la pieve di San Lorenzo mentre erano in corso gli scavi archeologici. Non mi era mai successo prima. Entrare solo noi grazie a un permesso speciale come Giacobbo. Adesso non esageriamo, un po' meno. Un giacobino. Giacobino. Comunque, se volete visitare la pieve di San Lorenzo e i suoi affreschi, di cui noi nel video non abbiamo parlato, ma sono davvero belli, potete approfittare delle giornate del FAI, che organizzano spesso delle visite guidate. Detto questo, ancora una volta ringraziamo Moreno per la sua ospitalità. Grazie Moreno. E a voi, ormai non devo più ricordarlo, vero? Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina degli avvisi, seguiteci sul nostro blog e sui social. E condividete tutto. Ciao! Ciao!